Bella rea, oggi facciamo un altro progettino in 3D. Selezioniamo un modello. Oggi andiamo a fare un bel braccetto. Questo già l'avevo fatto. Per la precisione facciamo un braccio destro uomo. Vi ricordo che trovate tutti i modelli su artegraffa.it. Tra l'altro c'è pure il buono sconto dei 20 euro e c'è il tattoo kit che costa una stronzata e vi comprate tutto. Questo modello non è compreso nel tattoo kit perché c'è quello integrale, però questo qua lo potete acquistare singolarmente come le gambe e tutte le altre parti del corpo. Se ancora non lo sapete, i modelli 3D da qui hanno dei livelli. Questi ad esempio sono quelli che ho fatto, che andiamo a eliminare perché ora non mi servono. Vedete, avete un livello base e la texture. La texture sarebbe praticamente la pelle. Infatti se andiamo qui e mettiamo in 2D, questo è il livello texture, che è tutta la pelle del braccio, dove possiamo andare a disegnare. Possiamo farlo sia in 2D che in 3D. A me ultimamente mi piace andare in 3D perché faccio delle cose un po' astratte. Però ricordatevi di non disegnare su questo, che è quello principale, ma crea un nuovo livello. Non so perché, però a me ultimamente mi piace partire dal negativo, quindi faccio tutto il braccio nero. Guarda che belle unghiette qui che rimangono bianche. E poi da qui mi vado a fare i negativi con la gomma. Ora, dato che andiamo a fare il negativo, non facciamo da qui, da pennelli, ma andiamo qui su gomma. E selezioniamo ad esempio Tattoo Stencil, la libreria, facciamo un round, bold, e ci andiamo a cancellare tutta la mano che è un po' bruttina, così nera. Diciamo che il tatuaggio arriverà qui, quindi ci andiamo a cancellare tutto il polso, cercando di far combaciare le due parti, che già tornavo troppo alto, più o meno in questo modo. Poi diciamo raga, questo è un progetto, quindi non è dobbiamo essere precisissimi. Poi possiamo andare a cancellare qui la mano così, oppure per essere ancora più precisi passare in 2D e cancellarla in questo modo che facciamo prima. Possiamo anche andare a rifinire qui il polso, sempre un po' tondeggiante perché la figura è in 3D e quindi è rotonda. Ecco qui che abbiamo fatto polsino, il polsino del braccio. Poi qua ci andiamo anche a togliere la spalla, ci prendiamo un po' qua riferimento e come al solito andiamo in 2D e ce lo rifiniamo. Vedete qui è rimasta una puntina, gliela andiamo a togliere. Perfetto, questo è il nostro braccio. Da qui diciamo partiamo un po' con l'immaginazione e andiamo a creare il nostro bel disegno, che è rimasto un pezzo d'ascella. Allora vorrei utilizzare dei pennelli Snake per andare a fare una specie di lettering, anche se questo pennello è per creare strutture serpenti, però noi lo utilizziamo anche come lettering. Cerco sempre di seguire le parti anatomiche, per dare un certo flow al tatuaggio. In questo modo riesco a crearmi un progetto molto veritiero che posso andare a rifare sul corpo. Già vedete così come segue il flow il tatuaggio. Adesso ci andiamo a aiutare con i pennelli lettering, calligrafia, che mi piacciono, soprattutto questo piatto, questo ad esempio. Io voglio andare a fare tipo un effetto 3D che si sovrappone a questo. Questo pennello è figo pure per fare effetti fumo. Per braccetto. Adesso voglio andare a sfumare un po' qui la spalla, che sennò qui c'è un taglio troppo netto. Impostiamo lo sfumino e gli diamo una smussata in questo modo per non far vedere proprio il taglio netto. Ok, adesso passando in 2D andiamo un attimo a lavorarcelo così. Prendiamo la selezione e vediamo, no, ci prende troppa roba. Vorrei cercare di isolare il nero perché non mi prende, non ce la fa perché è troppo sfumato. Cioè dobbiamo selezionare a mano libera, cercando di essere più precisi possibile perché sta zona la vorrei un po' sfumata. Ok, andiamo di sfumino, ce ne andiamo un po' a sfumare così.
prendiamo un'altra zona che dà un po' di profondità, capito? Sfumino. Questa praticamente è la zona in basso del polso. Ok, io direi di andare a vedere il risultato. Bello. Ok, mo voglio andare a costruire tipo una geometria, in qualche modo, vediamo. Possiamo andare a utilizzare la gomma con Tattoo Stencil e andiamo su Ink. Quello che vorrei fare è fare tipo dei fiori un po' astratti, diciamo. Vediamo come vengono. Una cosa del genere. Non so fiori, però mi piace. È una cosa molto istintiva. Mo io vorrei fare un effetto tipo 3D. Abbassiamo un po' il pennello e andiamo a fare un po' di luci e un po' di ombre. Queste le luci le sto facendo con la gomma al 100%. E così, diciamo, raga, potete testare un po' tutti i design che volete fare. Nessuno vi vieta di inserire qualche progetto vostro, qualche foto, cose così. Ma col nero, però adesso usando la penna, pennello, andiamo su Stencil Ink col nero selezionato, vediamo un po' troppo grande, però mi servirebbe una cosa un po' più sfumata, un po' di ciò, un aerografo da qualche parte, dovrei avere su astuccio, aerografo, un pochino, sì, così, vedete come prende un po' di spessore. Naturalmente qui già è nero, quindi non si vedrà niente. Mi sembra da dare un po' di spessore 3D, mi piace. Andiamo a fare stessa cosa su sta parte nera qua, quindi ripartiamo dalla gomma, facciamo adesso così, le palline un po' più lunghe, così, poi andiamo a prendere il bianco completo, che ce lo alza un po', guardate già come si vede il rilievo col bianco. Voi poi sicuramente sarete più precisi di me. Io stamattina ho la mano che mi trema perché mi sono alzato presto, che è il momento migliore per girare i video, sennò poi c'è gente che fa casino, non si riesce mai a fare niente. Però stiamo già sul nero, non so se ci sarà qualche temerario che si vorrà fare questo tatuaggio, che è proprio tosto. Allora qui invece voglio fare in verticale, vediamo, sì, ci può stare. Vedete, qui ho fatto una riga dritta, però siccome è un modello 3D viene abbombata perché si vede proprio le parti del corpo. Comunque raga, vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale e lasciare un like è tutto gratis. Carino. Mi sono pentito un po' di aver fatto queste righe qui, però non lo sai, famo, gli andiamo a fare una bella ombra e gli diamo un senso. Però per fare sta cosa, no, vabbè, così. E ci andiamo pure un po' sfumato. Così rientra tutto. Bello, mi piace. Ho fatto un po' una cappellata qui e andiamo un po' a ricappare in questo modo. Mi piace tanto questo effetto qui che gli ho dato e penso che il prossimo braccio lo faremo proprio così, perché questo è venuto un po' confusionario, quindi queste righe le sto rifà piene per dare un po' di contrasto e renderlo più leggibile, così riesco pure a dare un po' più di effetto 3D, che sennò era tutta una confusione. Se riuscissi qui a fare sto pezzo, che mo voglio far finire a punta, sì, così mi piace decisamente di più, cioè è rimasto qui questo, meglio. Adesso, volendo, nessuno vi vieta di andarvela a rifinire in 2D in questo modo, da un po' più di rotondità. Così, e magari dagli pure un altro livello per farsi un bel nero fatto bene, così. Poi ci andiamo qui su effetti, controllo sfogatura, ce lo sfoghiamo,
ok, e ci andiamo a cancellare le zone bianche. Poteva anche essere viola in effetto 3D S linea, ma su questo tatuaggio non mi voglio dare, mi piace proprio l'effetto del vuoto. E ci andiamo a rivedere l'effetto passando in 3D. Ecco qua il braccetto fatto. Ci si può lavorare ancora un po', sono sicuro che voi farete molto meglio di me perché siete bravissimi. Insomma, ci potete lavorare come vi pare. Vabbè raga, questo video è tutto, ci vediamo al prossimo progetto. Ok, vi lascio il risultato finale, bella.